Ciao a tutti homebrewers e appassionati. Oggi vi parlo della prima cotta di questa stagione. Brassata con tecnica all grain, si tratta di una Belgian Saison, replica della birra che lo scorso anno mi ha dato tante soddisfazioni, tra cui il primo posto alla terza tappa del campionato Moby 2023. Inizio con 19 litri di acqua, a cui ho aggiunto 4 grammi di cloruro di calcio per avere almeno 50 parti per milione di calcio, molto utili in fermentazione e che favoriscono una buona flocculazione del lievito. Il grist è composto da 77% malto pilsner, 11% di frumento e 7% di malto aromatic. Ho aggiunto 250 g di lolla di riso per facilitare la filtrazione durante il ricircolo del mosto. Aggiungo i grani all'acqua, lavo un po' le farine che si sono distribuite durante il machine. Dopo 5 minuti prelevo un campione che mi servirà per verificare il pH con obiettivo tra 5.3 e 5.5. Comincio l'ammostamento con una saccarificazione a 63 gradi per 30 minuti per far lavorare bene le beta-amilasi e ottenere un mosto ricco di maltosio, che può sembrare un'esagerazione essendo la Saison una birra già molto secca, grazie ai lieviti molto attenuanti, ma ho voluto proprio insistere su questo aspetto perché penso sia una caratteristica necessaria per una Saison e ho letto che anche molti birrifici del Belgio sono soliti fare in questo modo. Poi 30 minuti a 67 gradi per far lavorare anche un po' le alfa-amilasi e conferire un po' di corpo dato dalle destrine, che in parte verranno comunque digerite dal lievito Saison. Mash out a 78 gradi per 15 minuti. Stacco la pompa, estraggo il cestello e inizio il risciacquo per caduta con 16 litri di acqua trattata in modo da avere un pH inferiore a 6. Tolto il cestello, dopo che questo è finito di scolare, rimuovo i coaguli che salgono poco prima della bollitura. La bollitura è stata programmata per 60 minuti. Preparo il luppolo, uno Styrian Goldings in pellet con 3,9% di alfacidi. La prima gittata prevede 42 grammi a inizio bollitura. Preparo 200 g di miele biologico che aggiungerò negli ultimi 10 minuti di bollitura. A meno 15 minuti inserisco la serpentina e il tubo per il whirlpool per sterilizzarli. Seconda gittata di luppolo con 15 g, sempre di Styrian Golding e 200 g di miele a meno 10 minuti di bollitura. Infine la terza e ultima gittata di 30 g di luppolo a fine bollitura. Quindi spengo la pentola, faccio partire l'acqua fredda per la serpentina, tolgo il cappotto termico alla pentola e lascio proseguire il raffreddamento con obiettivo 22 gradi. Con le temperature esterne ancora molto calde, dopo 20 minuti sono arrivato a 25 gradi. I 22 gradi li ho raggiunti poi in frigorifero. Ho tolto l'hop spider, il chiller e ho fatto un whirlpool manuale perché la pompa si era ostruita e non ha funzionato. Anche durante il travaso la pompa non è partita, in questo caso ho travasato con il rubinetto. Il problema dell'ostruzione sono stati i luppoli in pellet, che hanno attraversato le maglie del mio Hop Spider, che a quanto pare va bene per i luppoli in coni, ma lascia passare il pellet, avendo una trama di 800 micron. Nel travaso favorisco anche una leggera ossigenazione, per i lieviti secchi non è essenziale insistere più di tanto. La densità iniziale risulta di 1.44. 2 punti in meno del previsto. Ho avuto 2% di efficienza in meno. Un piccolo scostamento che non cambierà minimamente il carattere della birra finita. Servono scostamenti molto più ampi per dare problemi alla ricetta. Inoculo il lievito Fermentis B134, 2 bustine, direttamente sul mosto. Il suo nutrimento è un Fermentis Spring Ferm BR2. Aspetto qualche secondo e poi li mescolo per distribuirli. Con i lieviti secchi abbiamo detto non è essenziale ossigenare.
Quindi chiudo il fermentatore, riempio il gorgogliatore di sanitizzante e metto il fermentatore in camera di fermentazione. Dopo qualche ora la temperatura target è stata raggiunta, appena prima della tumultuosa. La fermentazione tumultuosa ha fatto salire di 2 gradi la temperatura. Non ho voluto somministrare freddo in questa fase delicata. Anche se possono sembrare temperature molto alte, per questo tipo di birra e questo lievito in particolare vanno bene. Ho alzato di 1 grado al giorno fino a 28 gradi, che ho mantenuto per 5 giorni. L'8º giorno la densità finale era arrivata a 1.0. 3 giorni di cold crush poi a 8 gradi per pulire la birra e aiutare la flocculazione del lievito. Quindi sposto il fermentatore 48 ore prima dell'imbottigliamento per ritornare a temperatura ambiente e per non spostarlo il giorno dell'imbottigliamento, evitando di smuovere i lieviti nel fondo. Il giorno dell'imbottigliamento inizio sanitizzando le bottiglie già precedentemente lavate. Ho usato il Saniclean diluito, ho lasciato le bottiglie scolare e ho preparato la soluzione di priming. Per il priming ho utilizzato il destrosio come zucchero, acqua da bottiglia, obiettivo 2.5 volumi di CO2 per litro. La soluzione di priming l'ho riscaldata appena per far sciogliere meglio lo zucchero, quindi l'ho raffreddata e ho aggiunto il lievito F2. Ho eseguito il priming in bottiglia, con questa siringa che mi permette di iniettare la stessa quantità ad ogni getto, calcolata per ogni formato di bottiglia. Per imbottigliare non uso il rubinetto del fermentatore, ma un sifone che pesca dall'alto in modo da prendere birra pulita e limpida. Una volta tappate le bottiglie, le ho lasciate a temperatura ambiente per 2 mesi per la maturazione. Come suggerisce Phil Markowski nel libro Birre del Belgio volume 2, i ceppi di lievito saison, essendo lieviti diastatici, lavorano molto velocemente nella fase tumultuosa, ma impiegano più tempo a metabolizzare gli zuccheri complessi e necessitano di una maturazione a temperatura sopra 22 gradi per almeno 6-8 settimane per esprimere al meglio il carattere delle saison. Faccio saison con questo lievito da 7 anni e le mie impressioni sono che queste temperature molto alte di fermentazione fanno emergere tantissimo il carattere speziato e fenolico del lievito nei primi giorni e la birra è quasi imbevibile nelle prime 4 settimane. Aromi troppo intensi che con il tempo iniziano a pulirsi e acquisire un carattere molto raffinato. Posso confermare che dopo i primi 2 mesi la birra cambia notevolmente, soprattutto poi se mantenuta in frigorifero. In un video apposito invece vi parlerò della saison dello scorso anno, quella che si è classificata prima alla terza tappa del campionato Moby, e vedremo insieme anche le schede di degustazione, i punteggi e le note dei giudici. Infine ci tengo a conoscere il vostro parere su questa cotta. Che esperienza avete con lo stile saison e con questo ceppo di lievito in particolare? Se il video vi è piaciuto vi invito sempre a mettere like e a iscrivervi al canale. Vi ringrazio ancora per essere arrivati fin qua e ci vediamo al prossimo video.